Salve a tutti, alla fine ce l'abbiamo fatta, d'altronde avevamo preso un impegno con voi ed ecco qua la lezione sull'esposizione che vi avevamo promesso. Ci siamo riusciti, nonostante tutti gli impedimenti che ci stanno trattenendo a casa. Cominciamo. Lo scopo di questo video non è tanto quello di trasmettervi i principi dell'esposizione dal punto di vista fisico-chimico, quanto più da un punto di vista tecnico-pratico. Questo per permettervi di padroneggiare al meglio la vostra fotocamera e scattarvi in una modalità completamente manuale. A tal proposito, in tutti gli esempi e le dimostrazioni che vi proporrò, verranno impiegati tutta una serie di apparecchi fotografici ben diversi fra loro, partendo dalle vecchie reflex a pellicola degli anni 70 per arrivare a una mirrorless digitale in micro 4 terzi per fare anche delle foto, perché no, con il cellulare e scattare magari anche con una reflex digitale full frame. Quindi questo intanto ha lo scopo di rendere questo corso utile a tutti, perché non so in effetti di quale apparecchio fotografico disponiate nella vostra abitazione, ma il vero senso, il vero fine è quello di comprendere che una volta padroneggiati i principi dell'esposizione sarete in grado di scattare in manuale con qualsiasi cosa vi capiti sotto mano. Non ci credete? Cominciamo. Partiamo intanto da un concetto piuttosto semplice. Che cosa vuol dire esporre bene in fotografia? Beh, intanto vorremmo che la nostra foto non fosse troppo chiara, così come non vorremmo che fosse troppo scura. Diciamo che ci piacerebbe avere una foto con il giusto livello di luminosità. Ma per fare questo con cognizione di causa dobbiamo riflettere su un concetto che sembra apparentemente banale, ma in realtà è la giusta chiave di lettura per capire cosa accade nella macchina. O meglio, nel momento in cui noi abbiamo una scena e lasciamo la luce attraversare la nostra lente, quella luce prima di diventare una foto dovrà in qualche modo imprimersi su un sensore o su una pellicola, il discorso è esattamente equivalente. Quindi nel momento in cui parliamo di esposizione dobbiamo vederla come la quantità di luce che viene collezionata dal sensore nell'unità di tempo, in un certo intervallo di tempo. E infatti analiticamente l'esposizione è proprio il prodotto fra l'illuminamento, il lux e il tempo in secondi. Sì, lo so che questa alla fine è sempre roba nerd, però è importante capire perché essendovi un prodotto di mezzo ci fa già comprendere come se io aumento l'illuminamento posso ridurre i tempi e mantenere l'esposizione costante, e questo è alla base di quello che vedremo in seguito, perché ci fa capire come possiamo togliere da un parametro di scatto per dare a un altro e privilegiare quelle che sono le caratteristiche della scena che ci troviamo a ritrarre. Proviamo a fissare questo importante concetto con un esempio. Di fronte alla scena mostrata in questa foto, supponendo di voler rappresentare il tempo sull'asse orizzontale e l'illuminamento su quello verticale, avremmo potuto scegliere una prima esposizione con un alto illuminamento ed un tempo breve, oppure, in alternativa, avremmo potuto far entrare la metà della luce raddoppiando però il tempo. Ricordando a questo punto che, ai nostri fini fotografici, è il prodotto fra illuminamento e tempo che determina l'esposizione, è facile verificare come fra il primo e il secondo caso vi sia un'equivalenza perfetta. Per quanto l'esposizione dipenda per definizione soltanto da due parametri, quali l'illuminamento e il tempo, esiste in realtà un terzo parametro che gioca un ruolo fondamentale nella resa finale della nostra foto. Stiamo parlando della sensibilità. Vediamolo in questo modo. Un supporto, pellicola o sensore che sia, se è più sensibile ha bisogno di meno luce, quindi vuol dire che possiamo tirar fuori una buona foto o collezionando meno luce o collezionandola per meno tempo rispetto ad un supporto che è meno sensibile. Questo in sostanza è importantissimo perché ci permette di vedere la sensibilità come una sorta di moneta di scambio da giocare sui tempi o sull'illuminamento nelle situazioni in cui non abbiamo o uno o l'altro. Basti pensare ad esempio a delle scene sportive dove abbiamo bisogno appunto di scattare delle foto in tempi brevi, oppure delle scene con scarso illuminamento, tipo magari una foto di sera oppure di notte, dove giocando con la sensibilità riusciremo a tirar fuori una buona foto senza dover impostare dei tempi di scatto troppo lunghi.
Siamo quindi arrivati a un punto di svolta. Come governiamo questi tre elementi con la nostra fotocamera? Dove andiamo a metter mano fra le varie ghiere e menu? Quali sono le impostazioni e quali sono le logiche per scegliere i valori corretti? Procediamo passo passo, tirando in ballo un elemento alla volta. L'intensità della luce che andrà ad incidere sul nostro sensore o pellicola, dando così vita alla nostra foto, è tipicamente regolata da un foro d'apertura variabile, ovvero da un diaframma che, proprio come la pupilla del nostro occhio, deve essere dilatato di fronte a scene con poca luce per massimizzarne l'entrata, mentre va ristretto di fronte a scene con forte luce, così da ridurne l'intensità. Tale funzione è nella stragrande maggioranza delle fotocamere affidata al comparto lente o obiettivo, che si tratti di una vecchia reflex a pellicola, di una più recente full frame digitale oppure del vostro cellulare. In quest'ultimo caso però con una limitazione. Nella quasi totalità dei cellulari oggi in commercio non c'è infatti un diaframma variabile, bensì un'apertura fissa. Il diaframma si misura con il numero F, seguendo una notazione che può da principio rivelarsi controintuitiva. A valori piccoli del numero F corrispondono infatti grandi aperture, a valori grandi invece corrispondono piccole aperture. Ad esempio, un'apertura f2.8 fa entrare molta più luce di un'apertura f22. Quest'ultima constatazione ci fa ben capire come una lente capace di una grande apertura, quindi numero f piccolo, possa offrire maggiori possibilità di scatto, sia espositive che artistiche. La regolazione dei tempi avviene tipicamente ad opera di un otturatore, il cui scopo è quello di consentire l'incidenza della luce sul sensore o pellicola per un determinato intervallo di tempo. Tale intervallo, generalmente indicato in secondi o frazioni di secondo, è controllabile dal fotografo mediante selettori, ghiere o menu. Essendo l'otturatore integrato nel corpo macchina, in funzione del modello di fotocamera si potrà disporre di più o meno scelte per la selezione dei tempi, commisurate al suo livello di tecnologia e prezzo. Fra le tipologie di otturatore più comuni c'è quella a tendina. Scelta obbligata per le reflex a pellicola, resta ampiamente utilizzato anche nelle macchine digitali moderne. In tali otturatori, due tendine antistanti la pellicola o il sensore alternano una fase di buio, una di luce, secondo il tempo da noi impostato lungo o breve che sia, ed un'ultima fase di buio, a conclusione dello scatto. Un'altra tipologia di otturatore estremamente comune è quello elettronico, in dotazione per esempio ai cellulari. Nell'elettronico, le zone del sensore vengono in sequenza abilitate a ricevere la luce, garantendo la possibilità di ottenere un tempo di esposizione lungo oppure breve, in alcuni casi persino nell'ordine di un 32 millesimo di secondo. La possibilità di variare la sensibilità è strettamente legata alla tipologia di fotocamera ed al supporto da essa utilizzato. Nel caso delle reflex a pellicola, infatti, dipende esclusivamente dal rullino. Una volta scelta la pellicola e impostata la ghiera della sensibilità, indicata con il numero ISO, tutti gli scatti che faremo con quella pellicola saranno subordinati al suo valore di sensibilità. Una fotocamera digitale, da questo punto di vista, si rivela sicuramente più versatile, espandendo la scelta delle sensibilità e quindi delle relative possibilità di scatto. Il numero di valori ISO selezionabili dipende chiaramente da tanti fattori, ma sono di solito le fotocamere con sensore più grande a mantenere una migliore qualità di immagine quando spinte ad alta sensibilità. In questo contesto è chiaro come il cellulare raramente è a scattezza alta, non a caso la gamma di ISO selezionabili risulta tipicamente più ridotta. Bene, abbiamo quindi visto come la nostra fotocamera sia in grado di gestire tempi, diaframmi e sensibilità, ma l'interrogativo comunque resta. Esiste una combinazione perfetta dei tre parametri tale da garantire il miglior risultato possibile? L'esposizione perfetta esiste?
La risposta purtroppo non è così semplice, perché possiamo dire che esistono diverse combinazioni in grado di garantire una corretta esposizione luminosa. Fra di esse però è necessario sceglierne soltanto una che più delle altre possa esprimere al meglio quello che veramente volete comunicare con la vostra foto. Sì, perché ognuno dei parametri che voi impostate sulla macchina di fatto governa una serie di fenomeni ottici e fisici ben distinti. Tanto per dire che ottenere la giusta luminosità è sì necessario, ma non è sempre sufficiente ad ottenere la foto perfetta. Cureremo comunque questo aspetto nel dettaglio nella parte finale di questo video. A questo punto ci chiediamo, com'è possibile valutare o misurare la luminosità della scena che abbiamo davanti? Beh, qui siamo di fronte ad un bivio, perché potremmo scegliere di misurarla tramite un esposimetro oppure di misurarla anche ad occhio basandoci su quelle che sono le tabelle degli exposure value. Per il momento affronteremo la questione utilizzando un esposimetro. Conto comunque di parlarvi degli exposure value in un video dedicato. Vi basterà iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sui video che metterò nel prossimo futuro. Mi raccomando. L'esposimetro della nostra fotocamera è un qualcosa in grado di misurare la luce riflessa dalla scena che abbiamo davanti. Confrontando poi quella misura con i parametri che abbiamo impostato in manuale, ci dirà in anticipo, quindi ancora prima di scattare la foto, se la foto stessa verrà troppo scura, troppo chiara oppure col giusto livello di luminosità. In realtà il concetto di esposizione corretta per l'esposimetro è materia piuttosto complessa. Ci basti però per il momento immaginare che l'esposimetro ci dà l'ok quando la luminosità risultante della foto si piazza a metà strada fra quello che è il bianco più assoluto e il nero più scuro, quindi una sorta di grigio medio. Quindi questo è un primo aspetto piuttosto importante, ma c'è anche un secondo aspetto che è estremamente importante per lo scatto in manuale, ed è legato al fatto che gli esposimetri moderni sono in grado di dirci non solo se verrà troppo chiaro o troppo scura, ma di quanto stiamo per sbagliare la nostra esposizione. E ce lo dice utilizzando un'unità di misura estremamente nota in fotografia. Stiamo parlando degli stop. Ma che cos'è di preciso uno stop? Più che un'unità di misura, forse dovremmo definirlo come un fattore moltiplicativo. Variare infatti di uno stop ci porta a raddoppiare oppure a dimezzare la luminosità della foto risultante. Se aggiungiamo uno stop, la raddoppiamo. Se togliamo uno stop, la dimezziamo. È chiaro che in questo modo di procedere anche tempi ISO e diaframma dovranno essere allineati alla filosofia degli stop affinché vi sia coerenza con quanto richiesto dall'esposimetro. E infatti, supponendo che l'esposimetro ci comunichi che la nostra foto è sottoesposta di uno stop, quindi stiamo uno stop sotto, dovremmo in qualche modo aggiungere quello stop e recuperarlo da qualche parte. E come lo recuperiamo sui nostri parametri di scatto? Agendo sul tempo. Si può aggiungere uno stop raddoppiando il tempo di esposizione. Intuitivamente, se volessimo togliere uno stop, potremmo dimezzare. Semplice e immediato. Agendo sulla sensibilità. Si può aggiungere uno stop raddoppiando il valore ISO. Di contro, se volessimo togliere uno stop, dovremmo dimezzare. Agendo sul diaframma. Quando si tratta del diaframma le cose si complicano un pochino. Nulla di impossibile comunque. Intanto, quando diciamo che stiamo ad F4, ci riferiamo al numero sotto in frazione. Sulla scala degli stop vediamo quindi che non ci si muove moltiplicando e dividendo per 2, bensì per radice di 2. Quindi, per aumentare uno stop, dovremmo stavolta dividere il numero f per radice di 2. Al contrario, ridurre di uno stop equivarrebbe a moltiplicare per radice di 2. Sì, sembra in effetti un mezzo casino, ma ci si fa presto l'abitudine. Un semplice trucco per non sbagliare consiste nel tenere sempre bene in mente due cose. Diminuire il numero f porta a far entrare più luce, quindi ad aumentare gli stop. Se raddoppiamo o dimezziamo il numero f ci muoviamo di 2 stop e non uno come nel caso di tempo e sensibilità. Non vi fate fregare.
Il valore aggiunto degli stop in qualche modo è visibile quando noi dobbiamo trovare soluzioni miste. Mi spiego meglio. Supponendo di avere adesso il caso in cui l'esposimetro ci dicesse che abbiamo una sovraesposizione di due stop, allora vorrebbe dire che abbiamo due stop in più, la foto verrebbe troppo chiara, dobbiamo in qualche modo toglierli da qualche parte. Se scegliessimo di toglierli dai tempi, avremmo allora una divisione per 2, un'altra divisione per 2, quindi togliere due stop sui tempi equivale a dividerli per 4. Potremmo scegliere di fare la stessa cosa sulle ISO, oppure volendo potremmo scegliere una soluzione mista. Potremmo togliere uno stop dalle ISO, uno stop dai diaframmi, oppure uno stop dai tempi, uno stop dalle ISO e così via. Il vero valore aggiunto è proprio questo, l'intercambiabilità dei parametri di scatto quando tutti ragionano in stop. Tutto chiaro, vero? No, eh? Vabbè, ok, ho capito. Vediamolo con un esempio pratico. Partiamo dal punto d'arrivo. Questa foto è stata scattata con una macchina full frame digitale a ISO 400, diaframma f2.8 e tempo 1/13 di secondo. Si tratta della migliore combinazione? Non necessariamente, ma c'è comunque un razionale. Il valore 400 ISO è stato scelto